Aggiornamento di calciomercato Inter, è arrivato l'annuncio di Hakan Çalhanoğlu. Mentre impazzavano le voci sulla trattativa con il Bayern Monaco, ha deciso di rompere il silenzio Hakan Çalhanoğlu e lo ha fatto con un post sul suo profilo Instagram che andiamo a leggere integralmente. Alla luce delle recenti voci che stanno circolando sui media, vorrei cogliere l'occasione per affrontare direttamente la situazione, scrive Çalhanoğlu appunto sul suo profilo Instagram. Fino ad ora mi sono astenuto dal commentare queste speculazioni, poiché sono concentrato sulla nazionale turca di cui sono capitano a Euro 2024. Tuttavia, ritengo che ora sia opportuno fare una dichiarazione chiara per evitare ulteriori malintesi. Sono estremamente felice all'Inter. Il rapporto che condivido con il club e i nostri incredibili tifosi è davvero speciale. Insieme abbiamo raggiunto traguardi significativi e sono entusiasta di poter vincere ancora più trofei con l'Inter in futuro. Ancora una volta, in questo momento sono completamente concentrato a rendere felice la gente del mio paese. Grazie per la vostra comprensione e il vostro sostegno. Forza Inter, ciala. Questo è il messaggio di Hakan Çalhanoğlu. Per molti mette la parola fine sulla trattativa con il Bayern Monaco, sulle voci di un possibile addio di Hakan Çalhanoğlu. Ti chiedo subito di farmi sapere se sei d'accordo. Io devo convincermi ancora del tutto, ho un piccolo dubbio e adesso ne parliamo, facendo poi il punto con tutte le notizie di mercato del momento in casa Inter. Ben ritrovati, amiche e amici passioni interisti, in questo nuovo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Parliamo di Hakan Çalhanoğlu, allora, di questo annuncio, un annuncio molto importante. Dico subito che ho molto apprezzato questa presa di posizione pubblica da parte di Çalhanoğlu, soprattutto perché nelle scorse ore, come dicevo, ho visto un tentativo anche di criticare e di andare un po' a danneggiare l'immagine di Çalha da parte di alcuni, che non mi era molto piaciuta. Soprattutto su tanti quotidiani era stato sottolineato anche come Çalha, dopo la sconfitta contro la Turchia, avesse evitato di rispondere ai cronisti sulle domande di mercato e in generale avesse evitato i cronisti, e qualcuno diceva può far presagire qualcosa che si stia nascondendo eccetera. In realtà vorrei ben vedere il capitano della nazionale dopo una sconfitta per 3-0 all'Europeo, ci mancherebbe pure che si metta a parlare di mercato. Quindi era necessario aspettare delle ore. A quanto pare, secondo indiscrezioni dai quotidiani di oggi, ci sarebbe stato un confronto telefonico con Bastoni e diciamo gli altri rappresentanti interisti della nazionale, che hanno parlato con Çalha nelle scorse ore, e lo stesso Ausilio, il direttore sportivo dell'Inter, avrebbe parlato con il giocatore nelle scorse ore. E come dicevo, ho molto apprezzato che, a differenza di tanti altri, comunque Çalhanoğlu ci ha messo la faccia, ha deciso di rompere il silenzio e di parlare, di farlo tramite i social. È uno strumento che c'è a disposizione ed è giusto utilizzarlo. Come dicevo, però, chiude tutta la questione sul possibile addio di Çalhanoğlu, secondo me dà una direzione molto forte, nel senso che lui ribadisce la sua volontà, ma per me non chiude del tutto. Non voglio creare allarmismi, non voglio creare casi, però Çalhanoğlu in questo post ribadisce la sua volontà, o comunque il suo stare bene all'Inter, e come dice di essere estremamente felice all'Inter, che sono state delle speculazioni queste notizie di mercato, e che parla anche di un futuro con cui vincere ancora più trofei con l'Inter, diciamo entusiasta di poter vincere ancora più trofei con l'Inter in futuro. Letta così, letteralmente, lui fa molto leva sulla sua volontà di rimanere all'Inter, e io devo dire la leggo, ecco, con un po' di malizia, però leggo soprattutto in quest'ottica qua. Cioè, nel momento in cui tanta stampa stava dicendo che il suo agente soprattutto stava portando avanti i contatti con il Bayern, e tramite questi contatti stava forzando anche la mano con l'Inter per provare ad arrivare ad un rinnovo di contratto estendendo di un anno, magari anche a cifre superiori, lui dice che sono speculazioni e dice soprattutto che io sono felice di rimanere all'Inter. Questo non chiude, perché dall'altro lato secondo me lui passa un po' la palla anche all'Inter, cioè se poi all'Inter arriva un'offerta molto alta per il suo cartellino e eventualmente si va avanti nella trattativa e si arriva ad una cessione, la colpa, tra virgolette, non è di Çalhanoğlu, che ha spinto per questa cessione, e un trasferimento al Bayern lui lo farebbe volentieri, secondo me, pur essendo molto felice all'Inter. Una cosa non esclude l'altra dal mio punto di vista, ma la colpa appunto sarebbe dell'Inter, che ha portato avanti quella trattativa e non ha parlato pubblicamente della volontà di non cedere a tutti i costi Çalhanoğlu. Così come
Çalhanoğlu non dice voglio rimanere assolutamente al 100% all'Inter, cosa che secondo me è anche giusto non fare, perché poi le vie del mercato sono infinite e le vie del mercato ci possono portare anche a dei colpi di scena. Quindi registriamo questa presa di posizione di Çalha che ho molto apprezzato, mi è molto piaciuta. Non chiudo del tutto questa ipotesi perché, come detto, poi se il Bayern decide di rompere gli indugi e di fare un'offerta molto elevata e l'Inter la valuta, Çalha comunque al Bayern non è che si incatena all'Inter eventualmente per andare al Bayern, probabilmente se l'offerta è all'altezza. Però al momento Çalha quindi si blinda e da quello che filtra si conferma nell'Inter e questo è un punto di partenza molto importante per questo mercato nerazzurro. C'è da registrare anche che in questo confronto probabilmente l'Inter comunque è filtrato dall'Inter che qualcosa sul discorso di contratto con Çalha è innescato, si è discusso e si è arrivati poi alla conclusione che l'Inter non avrebbe preso in considerazione l'idea di rinnovare un contratto che era stato firmato soltanto un anno fa. Quindi anche questo va registrato. Se tutto si chiude così, come ovviamente ci auguriamo, immagino in tanti, è una situazione che mi ricorda un po' l'estate in cui Bastoni sembrava che potesse andare al Tottenham soprattutto. C'erano state delle ore in cui Tinti, il procuratore, faceva il vago, su Bastoni non arrivavano dichiarazioni, c'era l'idea che potesse arrivare un'offerta nel giro di poche ore e poi in realtà in pochi giorni la cosa si è sgonfiata. Mi sembra una situazione simile, sperando che non riprenda più avanti, perché ribadisco l'importanza che per me c'è a Çalhanoğlu all'interno dell'Inter, pur ribadendo che di fronte a un'offerta molto elevata l'Inter deve valutare l'opportunità di andare alla cessione per sostituirlo con altri giocatori, ricordandoci che sostituire Çalha non è sicuramente molto semplice. E in questo diciamo che la cosa positiva è che se si arriva davvero a questa definizione di una chiusura, cioè Çalha non si muove nel giro di così poche ore, è una grande notizia, perché non ti porti avanti una telenovela, non ti porti avanti un caso, non vai ad alimentare speculazioni che possono creare malumori all'interno dello spogliatoio, con l'allenatore Simone Inzaghi e non crei malumori soprattutto con i tifosi, che è una cosa sempre da gestire. E non ti crei anche il problema di dover andare a sostituire Çalhanoğlu, anche se ribadisco un concetto che ho espresso nelle scorse ore, secondo me è giusto che l'Inter lavori per rendere Çalhanoğlu e il ruolo di Çalhanoğlu meno indispensabile, cioè siamo passati dal dire Brozovic è insostituibile, è difficilissimo, bisogna sostituirlo di reparto, sei riuscito a piazzarci Çalhanoğlu e oggi ci siamo ritrovati a dire sostituire Çalhanoğlu con un giocatore del suo livello o comunque in generale sostituirlo sarebbe eventualmente molto molto difficile. Ecco, l'Inter non può dipendere così tanto secondo me da un singolo giocatore, per quanto quando un giocatore è raro e fortissimo è normale esserne dipendenti, ma bisogna trovare il modo di coprirsi, di cautelarsi, sia in caso di eventuali partenze, sia in caso di, facciamo gli scongiuri, squalifiche, infortuni, assenze varie. Molto, secondo me, passa anche dalla crescita di Christian Aslani, che se appunto fosse andata avanti la trattativa col Bayern e fosse partito Çalhanoğlu, Aslani sarebbe stato assolutamente blindato, immagino, all'Inter. Non credo che l'Inter avrebbe cambiato 2 centrocampisti centrali su 2 nella stessa casella, sarebbe stata una rivoluzione abbastanza importante. Adesso si possono aprire delle valutazioni eventualmente su Aslani, ma a maggior ragione, secondo me, confermandogli davanti Çalhanoğlu può avere senso fare un'altra stagione di valorizzazione su Aslani, che quel ruolo lì lo sta già assimilando, sta già all'Inter da 2 anni, conosce le dinamiche e soprattutto conosce Inzaghi, ti fa comodo perché è un under 22, quindi in lista Serie A non occupa nemmeno uno slot, deve dare delle risposte più di personalità, più di prontezza, ma puoi ancora valorizzarlo sicuramente. E molto di questo Çalha meno indispensabile passa anche dalla sua crescita, altrimenti bisognerà fare delle valutazioni differenti su Aslani. Chiaramente la mancata cessione di Çalhanoğlu cambia degli scenari di mercato in casa Inter. In primis, come detto, non devi andare a cercare un sostituto ed un altro centrocampista. C'è da monitorare sempre la situazione Frattesi, perché la gente secondo me sta provando a smuovere qualcosa e anche qua fosse partito Çalhanoğlu forse per Frattesi si aprivano degli scenari differenti pur non ricoprendo lo stesso ruolo. Con la permanenza di Çalha Frattesi rimane in quel ruolo lì in cui deve dimostrare di meritarsi la titolarità all'Inter, cosa che per ora non ha fatto,
fatto e anche in nazionale, per quanto io straveda per Frattesi e ritengo possa essere estremamente utile a questa Inter, non ha ancora fatto vedere di essere all'altezza di fare il titolare nell'Inter. Quindi anche lui deve prendersi la responsabilità di fare quel passo in avanti, non deve essere solo Inzaghi a coinvolgerlo ancora di più, secondo me. Di sicuro, nel frattempo, cambiano degli scenari. Intanto per la porta, c'erano state nelle scorse ore delle voci sull'Inter che sembrava potesse riaprire qualche discorso su Bento o Jorgensen del Villarreal, 2 portieri decisamente costosi e decisamente di livello. Invece le scorse ore sono servite a portare avanti la trattativa per Josep Martinez e, come accennavamo, sembra che si stia arrivando ad un accordo senza contropartite tecniche. L'Inter ha deciso di andare ad affondare su Josep Martinez, di prendere il portiere del Genoa per affiancarlo a Sommer e poi prenderne l'eredità probabilmente tra un anno. Oristanio doveva andare al Genoa, poi l'inserimento della gente, che è lo stesso di Frattesi, ha creato delle turbolenze e delle problematiche, quindi Oristanio viene meno, diciamo, da questa trattativa. L'Inter va in chiusura su Josep Martinez, sembra, secondo quello che sta circolando, per circa 13 milioni di euro più 2 di bonus, quindi quella valutazione da 15 milioni rimane, ma 15 milioni da ottenere tramite i bonus. La base è di 13, con l'Inter che quindi si appresta a chiudere questo affare, e nel frattempo Oristanio potrebbe finire in un'altra società. Piace molto al Cagliari, che non lo ha riscattato ma sta continuando a trattarlo. C'è soprattutto il Venezia. Con il Venezia si potrebbe provare ad imbastire l'operazione Tesman, centrocampista statunitense di cui abbiamo già parlato in un altro contenuto. E tra l'altro, su Tesman però ci sono anche altre società come Como, Parma e non solo, quindi è molto da tenere sotto osservazione. Oristanio potrebbe fruttare quei circa 4-5 milioni di euro nell'immediato, con l'Inter che vorrebbe mantenere il diritto di riacquisto sul giocatore. Le prossime ore anche qua saranno decisive. Intanto il portiere in chiusura, e nel frattempo, ecco, l'Inter sicuramente con la conferma di Ciala, con Josep Martinez di fatto in chiusura, dopo aver preso Zielinski, di cui abbiamo già parlato molto, e Taremi, che nelle scorse ore ha confermato ulteriormente, non che ce ne fosse bisogno, il suo accordo con l'Inter, ha detto di aver già parlato con Inzaghi e di essere molto carico per questa avventura. Ecco, l'Inter si trova in una situazione in cui il mercato è davvero potenzialmente quasi concluso, se non ci saranno appunto degli scossoni, come aveva detto lo stesso Ausilio, e ci si può permettere quindi di andare a guardare a delle opportunità e a degli ultimi ritocchi con abbastanza calma. In questo senso, da quello che ho percepito io, da quello che ci dicono, da quello che filtra, ci sono 2 nomi prioritari su tutti in questo momento. Uno è Gudmundsson in attacco. Per quello che so io, l'Inter si è portata avanti, ci sta lavorando concretamente e piace moltissimo. Ci sono da trovare degli incastri come la cessione di Arnautovic e non solo, ma l'Inter sta andando avanti comunque su Gudmundsson. L'altro nome che prende sempre più quota è effettivamente quello di Ndoye del Bologna, che però per, diciamo, è molto offensiva come opzione, ma viene visto in questo momento come sostituto eventuale di Dumfries. Quindi l'Inter conterebbe eventualmente di incassare dalla cessione di Dumfries un tesoretto da reinvestire su Ndoye del Bologna. Bologna che sta chiudendo l'arrivo di Holm. E come dicevo, Ndoye è sicuramente più offensivo, caratteristiche diverse rispetto a Dumfries. Il problema è che si sta mettendo in mostra anche all'Europeo. Prima dell'Europeo era un giocatore secondo me anche un po' sottovalutato, che quest'anno ha avuto dei problemi in finalizzazione, ma è un grande equilibratore, è un giocatore di grande talento. Per me è molto molto interessante. Ecco, mi incuriosirebbe molto il vedere un'opzione come Ndoye utilizzato magari da quinto con una vocazione piuttosto offensiva in mano a Simone Inzaghi. Detto che su Dumfries non è ancora detta l'ultima parola, visto che lui continua a ribadire di essere felice all'Inter, anche se anche lui secondo me dice questo, ma non dice a tutti gli effetti firmo il contratto che mi propone l'Inter. Ci sarà da trattare evidentemente. Nel frattempo chiudiamo con una raffica di notizie delle ultimissime ore. Incontro in sede all'Inter per Lucien Agumé, che verrà ceduto probabilmente a titolo definitivo questa volta. Vuole andare all'estero, da quello che ci è stato detto, non c'è spazio all'Inter, non è stato riscattato dal Siviglia. L'Inter conta di incassare circa 6 milioni di euro dal centrocampista francese. Sebastiano Esposito invece va verso l'Empoli, in prestito con diritto di riscatto, dovrebbe rinnovare con l'Inter, visto che è in scadenza 2025 per poter andare con questa formula. Nel frattempo, sul
su Franco Carboni, fratello di Valentin Carboni, dopo il prestito in Serie B, ci sono sempre più voci sul River Plate interessato. Un prestito di 18 mesi si sta trattando a quanto pare anche per Joaquin Correa, vediamo un po' se sarà confermato. Comunque Franco Carboni potrebbe andare in prestito appunto al River Plate. Ci saranno altre operazioni su dei profili giovani, abbiamo già parlato di Topalovic, Alex Perez e non solo, con l'Inter che continuerà a fare innesti in quell'ottica, soprattutto in vista di una probabile Under 23 a partire dalla prossima stagione, quindi si cominciano a mettere dei tasselli rosa in questo modo e quindi grande fermento, ma la notizia più importante è quella di Hakan Çalhanoğlu. Sono curioso di sapere che ne pensi tu di questo annuncio di Ciala, fammelo sapere magari nei commenti, così li leggiamo, ne parliamo in diretta alle 19:30. Vi aspetto nel club di Passione Inter, sono ore caldissime, torna anche il quiz di Passione Inter nel club, quindi www.passioneinter.club se vi va di entrare a far parte della nostra grande community di interisti da tutto il mondo. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.